Sono Roberto Cucchini, al tempo dei fatti avevo 27 anni e lavoravo come disegnatore tecnico all'OM Fiat di Brescia, ora Iveco. L'iniziativa antifascista del 28 maggio del 1974 era stata indetta dal Comitato Unitario che racchiudeva le associazioni sindacali e i partiti dell'arco costituzionale come risposta a una serie di provocazioni e di attentati che erano avvenuti nelle settimane precedenti in città e in provincia. Soprattutto una settimana prima dell'attentato dinamitario di Piazza della Loggia c'era stato un altro attentato che aveva visto la morte di un neofascista che stava trasportando sulla sua motoretta un ordigno. Quindi per dare una risposta significativa e corale al clima che si era creato in città, le organizzazioni sindacali avevano indetto questo sciopero generale che fondamentalmente coinvolse due categorie, quella dei lavoratori, degli operai, dei tecnici, degli impiegati e degli insegnanti del mondo della scuola. Mi ricordo che quella giornata era particolarmente grigia, piovigginava, ma comunque ci fu una risposta significativa. Anche diciamo così, dalla strada che abbiamo qui alle spalle partirono 3 cortei, una volta c'erano 3 aziende molto importanti, la Caffaro del settore chimico, e l'Ideal Standard e la Radiatori. Era tradizione che i lavoratori, soprattutto gli operai, si concentrassero in alcuni punti della città per poi confluire con i vari cortei verso il centro, verso Piazza della Loggia, dove solitamente le organizzazioni sindacali tenevano i loro comizi. Anche in quel giorno fu fatto lo stesso, si usò la stessa pratica, diciamo così, e io, come tanti altri lavoratori dell'OM, uscimmo dallo stabilimento e ci portammo, attraversando le vie principali della città, in piazza. A un certo punto diciamo così, la pioggia cominciò a cadere in modo più insistente e i gruppi di lavoratori, di lavoratrici, di giovani cercarono di ripararsi sotto i portici e io feci altrettanto. Praticamente mi collocai circa 3-4 metri da quel cestino dove era stata collocata la bomba. Poi a un certo punto cercai di attraversare la strada che porta fuori dalla Piazza della Loggia e mi allontanai dal punto in cui mi trovavo di circa 7-8 metri. Stavo attraversando quando immediatamente sentii dietro di me un grande botto, mi voltai di scatto, vidi del fumo azzurro grigio, sentii un odore molto acre e ebbi la percezione dello spostamento dell'acqua dalla fontana che era proprio collocata in quel punto dove c'era anche il cestino dei rifiuti. E distinto poi mi corsi lungo corso 10 giornate, che è questa strada che porta da Piazza della Loggia verso Corso Zanardelli, e poi dopo pochi secondi, non ho esattamente la sensazione di quanti, la percezione di quanti, ritornai verso dove era successo e la nube che intanto era calata sul luogo cominciò a diradarsi e vidi affiorare alcune delle vittime. La situazione era abbastanza confusa. Dal palco gli organizzatori sindacali chiamavano alla calma
e allo spostarsi addirittura da Piazza della Loggia a Piazza Vittoria, che è un'altra piazza attigua, perché si pensava ci fossero altri ordigni. Si cercò di costruire attorno a dove era successo e soprattutto dove vedevamo i corpi delle vittime, alcuni straziati in modo spaventoso, dei cordoni che si formavano e si scioglievano. Come dicevo adesso, la confusione era alta come tanta, era l'emozione, lo scoramento, i sentimenti più umani, più drammatici che si rivelano in situazioni del genere. Dopo io personalmente rimasi lì ancora per un po' di tempo e poi mi allontanai perché avevo bisogno di rassicurare i miei familiari di quello che mi era successo, avendo paura che fosse loro giunta immediatamente la notizia della strage e quindi avessero una preoccupazione particolare per la mia sorte. Nel primo pomeriggio decisi di rientrare in azienda, ma poi attraversando alcune strade le vidi completamente deserte, allora capii che era importante e giusto e utile ritornare in piazza. Ritornai in piazza, infatti la trovai ricolma di persone. E in quel momento un amico si accorse che avevo una ferita, cioè avevo uno strappo sul pantalone e quindi fui portato in un ospedale cittadino e successivamente mi estrassero una scheggia che veniva proprio dal cestino dei rifiuti. Questa è la giornata e questi sono i ricordi che ho di questa giornata. Sui giornali del giorno dopo, comunque, o dai racconti che mi furono fatti, ci furono alcuni episodi molto significativi. Prima di tutto l'arrivo anche delle autoambulanze. L'arrivo anche della polizia, che suscitò una reazione molto dura da parte dei lavoratori, tanto che poi il comandante di piazza o chi per lui decise di ritirare questi mezzi, cioè la gente che era lì e che era stata segnata da questo dramma sentiva quasi una sorta di provocazione il fatto che i primi interventi ci fossero proprio quelli della polizia. E infatti ci sono ancora delle fotografie che dimostrano la reazione dei sindacalisti, degli operai, dei lavoratori a questo intervento. E poi immediatamente o contemporaneamente arrivarono i vigili del fuoco che con gli idranti praticamente ripulirono la piazza una volta che ovviamente i feriti più gravi erano stati caricati sulle autolettighe e portati negli ospedali cittadini. Il lavaggio della piazza fu un elemento determinante nel rendere in tutti questi anni difficoltoso la ricerca della verità e soprattutto per quanto riguarda la natura dell'ordigno che era stato posto nel cestino dei rifiuti di Piazza della Loggia. E per anni si andò avanti ipotizzando la composizione della polvere pirica e di quant'altro. Poi con ovviamente le inchieste giudiziarie e in fase dibattimentale dei vari processi emerse sempre di più la convinzione che la pulizia della piazza non era stata fatta per ricondurre a una certa normalità l'ambiente che aveva visto appunto svolgersi la strage, quanto l'intenzione voluta di rendere difficile la ricerca della natura dell'ordigno e quindi ovviamente anche dei responsabili di chi questo ordigno l'avevano fatto, oltre che di chi poi l'aveva posto nel cestino.
clandestino. Ed è questo elemento uno dei tanti che ha fatto in modo che si sia arrivati fino a un terzo processo, quello che si è svolto e si è chiuso il 16 novembre di quest'anno dopo 36 anni dai fatti. Ecco, questo è una cosa molto importante da ricordare. Sono stati detti tante cose, sono state scritte in questi giorni tante cose sull'ultima sentenza, assoluzione per insufficienza di prove. I sentimenti che si possono provare davanti a situazioni del genere sono abbastanza sono abbastanza concepibili, nel senso che c'è lo scoramento e c'è anche la rabbia, ma soprattutto un senso di impotenza. È molto triste, oltre che drammatico, pensare che siano morte 8 persone e siano rimaste ferite circa un centinaio e che ci sia stato qualcuno, un'autorità giudiziaria, un tribunale che ha emesso una sentenza a nome del popolo italiano, cioè a nome di tutti noi, denunciando fondamentalmente la propria impotenza davanti alla ricerca dei responsabili materiali oltre che dei mandanti di una strage. Quindi è chiaro che la sentenza addolora, ma è soprattutto un segno molto grave su quello che è lo Stato di diritto e la civiltà giuridica, diciamo così, di questo Paese. Nel senso che non penso esista paese europeo, perlomeno od occidentale, in cui comunque è consolidato un sistema di carattere democratico che protragga processi per decine di anni e alla fine dei quali non ci siano nemmeno dei responsabili conclamati. Questo è uno sfregio profondo che viene fatto alla coscienza civile di un paese che si vuole democratico e quindi è chiaro che questa è una sconfitta profonda della democrazia, oltre che chiaramente l'amarezza e i sentimenti di dolore per chi è stato coinvolto direttamente in questa storia e che non ha la possibilità di aver riconosciuto volti che potessero dire quelli sono i responsabili di quello che è successo 36 anni fa. Una cosa che si potrebbe fare, se possibile fare, ma che non è stata fatta fino adesso da nessun governo di qualsiasi colore abbia governato questo Paese, è togliere il segreto di Stato. Togliere il segreto di Stato vuol dire finalmente mettere mano a tutta una serie di documenti che potrebbero servire a fare un passo in avanti rispetto comunque alle cose importanti che sono uscite in questo ultimo processo. Questo ultimo processo è stato diverso dai 2 precedenti perché ha saputo ricostruire anche, diciamo così, una fase, un momento storico importante del nostro Paese, sia sul piano interno che sul piano internazionale. Ormai sappiamo che sul piano della ricostruzione storica questa è stata una strage fascista, cioè una strage che ha coinvolto persone legate all'estremismo di destra, è stata a suo modo una strage di Stato perché ha coinvolto pezzi di apparato, cosiddetto deviato, dello Stato, persone che avevano delle responsabilità, diciamo così, militari da questo punto di vista, ed è una strage che si colloca in un momento particolare del quadro internazionale, per cui si è anche accennato a coinvolgimenti di servizi segreti, soprattutto occidentali e specificatamente statunitensi, in collegamento con servizi deviati dell'esercito del nostro Paese. Quindi il segreto
togliere il segreto di Stato vuol dire riuscire a individuare alcuni dei tasselli forse mancanti a una ricostruzione piena del fatto e quindi all'accertamento finalmente definitivo in termini di responsabilità sui mandanti e sui responsabili. L'altra cosa che potremmo ipotizzare, ma qui nel nostro paese non c'è né un Desmond Tutu e un Nelson Mandela, questa è ovviamente una mia opinione personale, se non si riuscisse nemmeno a trovare una soluzione con le nuove verità che potrebbero apparire dai documenti che non si possono ancora leggere, potrebbe essere una specie di commissione verità e giustizia come è stata quella del Sudafrica, e cioè garantire agli eventuali responsabili, diciamo così, clemenza nel momento in cui loro svelassero fino in fondo le responsabilità loro e di chi dietro di loro manovrava per una soluzione di carattere eversivo nel nostro paese nei primi anni 70. Questo ovviamente è un auspicio, non credo esistano le condizioni, ma mi piace pensare che potrebbe essere fatto. Quando ho avuto notizia l'altro giorno della sentenza ho sentito un grandissimo vuoto dentro di me e un senso di spaesamento, cioè mi sono lamentato effettivamente, mi sono chiesto in quale paese stessi vivendo e di quale paese fossi cittadino. E in quel momento lì non ho pensato di farmi rappresentare da nessuno, perché come cittadino e come persona comunque coinvolta nella strage del 28 maggio del 74 ho pensato di fare un atto molto semplice, molto umano, non so se di protesta, comunque di testimonianza attiva, e ho scritto con un pennarello un piccolo cartello su 2 A4 tenuti assieme da uno scotch, su cui ho scritto in questo luogo il 28 maggio del 1974 non è successo niente. Ho preso la mia bicicletta, sono andato in piazza della Loggia e con altrettanto scotch ho attaccato questo cartello su una facsimile del manifesto che indiceva la manifestazione di 36 anni fa. Niente, sotto la colonna c'erano 2 vigili, mi hanno chiesto i documenti, poi è arrivata la polizia e sono stato identificato, dopodiché ho ripreso la mia vita normale, il cartello è rimasto lì ancora 2 giorni, mi hanno detto, e questo è tutto.